Molte opere d'arte sono state costruite grazie ai proventi ricavati da una guerra o da conquiste inaspettate. Ne è un esempio il Tempio Malatestiano a Rimini, così come la Piazza dei Miracoli a Pisa. Questa piazza fu costruita infatti con il ricavato del bottino pisano dopo la vittoria sui musulmani in Sicilia. Il primo monumento ad essere costruito è stato il Duomo, dedicato a Santa Maria Maggiore, e iniziato nel 1063 da parte dell'Opera della Primaziale Pisana, un ente laico-ecclesiastico creato nello stesso anno appositamente per gestire il complesso del Duomo di Pisa. Solo in seguito si pensò di costruire il battistero, la torre pendente ed infine il Camposanto. Questo luogo fu scelto perché sul grande prato in cui ora sorge la Piazza dei Miracoli sono stati ritrovati alcuni resti risalenti addirittura all'epoca etrusca e romana. Tra la cattedrale e il Camposanto ci sono le fondamenta di ben 2 antiche domus romane e perfino alcune parti di mosaico. Probabilmente questa zona era già utilizzata per alcune funzioni religiose già al tempo dei Romani e per questo venne scelta per edificare uno dei centri religiosi più importanti d'Italia. Dopo la costruzione dei 4 monumenti, la piazza divenne una vera attrazione. Durante il Rinascimento sorsero moltissimi edifici, sia religiosi che laici, e perfino le mura della città vennero ampliate per inglobare la cattedrale di Pisa al suo interno. La piazza doveva avere un aspetto completamente diverso da quello di oggi. Tutti gli spazi liberi vennero occupati da nuove costruzioni e perfino da alcuni orti. Se oggi la Piazza dei Miracoli ci appare così bella ed armoniosa, lo dobbiamo soprattutto alle modifiche effettuate nel XIX secolo. È stato l'architetto Alessandro Gherardesca ad eliminare tutte le costruzioni successive ai 4 monumenti principali e a ripristinare le condizioni originali, dando molto più respiro alla piazza e rivelando alcune delle simbologie dei monumenti. Questo luogo appassiona da secoli turisti e studiosi da ogni parte del mondo che hanno analizzato la piazza in tutti i suoi aspetti, formulando alcune sorprendenti teorie. La più conosciuta e anche la più semplice da individuare ci racconta come i 3 complessi che compongono la Piazza dei Miracoli simbolizzino in realtà le 3 fasi principali della vita di un uomo. Il battistero rappresenta la nascita, la cattedrale la vita ed il Camposanto chiaramente la morte. Un'altra teoria direbbe invece che il complesso è stato realizzato in modo da riprodurre le stelle della costellazione dell'Ariete come rappresentazione della primavera e della rinascita. Questo è confermato anche da un'antica frase: Pisa è l'Ariete. La spiegazione di questa frase è legata alla tradizione pisana e toscana. Pochi sanno che, prima dell'entrata in vigore del calendario gregoriano, a Pisa, così come in tutta la Toscana, il Capodanno si festeggiava il 25 marzo e questa è una tradizione ancora fortemente sentita e mantenuta tra le feste popolari locali. Il 25 marzo cade proprio sotto il segno zodiacale dell'Ariete. Inoltre questo legame è confermato da una rappresentazione in marmo posta sulla facciata della torre, che si può osservare accanto alla porta d'ingresso. I soggetti qui rappresentati sono l'Ariete, che rappresenta Pisa, il serpente, che rappresenta il demonio, e l'orsa, che rappresenta la Madonna. Quindi significa che Pisa è protetta dalla Madonna contro gli attacchi del maligno. In origine era comunemente conosciuta con il nome di Piazza del Duomo, ma dopo la visita di Gabriele D'Annunzio tutto cambiò. Fu lui stesso a definirla Prato dei Miracoli nei suoi scritti. Da allora la famosa piazza pisana porta il nome scelto dal poeta, tanto che ancora oggi tutti la conosciamo come Piazza dei Miracoli e pochi come Piazza del Duomo. Proprio al centro della Piazza dei Miracoli sorge la cattedrale, che era il luogo in cui si svolgeva la vita religiosa. Fu costruita nel 1064 per ricordare la vittoria ottenuta dalla città contro i musulmani nel porto di Palermo l'anno prima.
È un vero e proprio capolavoro dell'architetto Busqueto, perché fonde elementi tipici dello stile romanico toscano, ma anche del mondo arabo e bizantino. Quando venne realizzata in pieno Medioevo, era uno dei più grandi edifici religiosi del Mediterraneo, insieme a San Pietro a Roma, Santa Sofia a Costantinopoli, il Sacro Sepolcro a Gerusalemme e la Grande Moschea di Cordoba. Pare che, durante la sua costruzione, anche Venezia, altra repubblica marinara, iniziò i lavori per la costruzione della Basilica di San Marco e ci fu una vera e propria gara tra le due repubbliche per aggiudicarsi il titolo. Ma perché il Duomo di Pisa è stato costruito fuori dalle mura? La posizione fu scelta per due ragioni, una di ordine pratico e l'altra di ordine ideologico. All'interno della città, infatti, non c'era spazio per un edificio così monumentale e costruirlo fuori dalle mura era un modo per dire: siamo così potenti che non ci serve protezione. La cattedrale è composta da ben 5 navate e con un transetto a 3 navate. Tuttavia la cosa che colpisce di più quando si entra al suo interno è che sembra non trattarsi di una singola chiesa, ma di 3 diverse basiliche, una per il corpo centrale e 2 per i 2 lati del transetto. Così come la torre, anche la cattedrale ha una leggera pendenza che si nota perfettamente se ci si posiziona sul camminamento delle antiche mura. Altra particolarità sono i diversi colori dei marmi, dovuti alle modifiche avvenute nel corso dei secoli. Una delle posizioni migliori per notare questi dettagli è sicuramente davanti l'ufficio turistico. Qui sono particolarmente evidenti i contrasti di colore dei vecchi materiali giallognoli appartenuti all'antica basilica, poi ingrandita con l'utilizzo di nuovi materiali più bianchi. Oltre alla bellezza delle decorazioni esterne in stile romanico, bizantino ed islamico, ciò che lascia senza fiato è il mosaico interno realizzato da Cimabue, che raffigura il Cristo in trono con la Vergine e San Giovanni. Si tratta dell'unica opera documentata del grande artista Cimabue, che vi lavorò l'ultimo anno della sua vita e purtroppo non riuscì a terminare la grande opera. Purtroppo nei secoli alcuni arredi sono andati persi per sempre. Se l'incendio di Notre Dame del 2019 ha sconvolto il mondo intero, è utile sapere che anche la cattedrale di Pisa ha subito gravi perdite a causa dell'incendio del 1595. Le modalità furono molto simili a quelle della cattedrale di Parigi. Gli operai hanno infatti dimenticato alcuni strumenti sul tetto della chiesa, che hanno poi incendiato la copertura, sprigionando un violentissimo incendio. Nonostante molti capolavori medievali siano andati distrutti, fortunatamente il pulpito di Giovanni Pisano è sopravvissuto, così come parti del bellissimo pavimento cosmatesco. Sulla facciata della cattedrale sono presenti delle spirali a rosette, simbolo di energia nella cultura giapponese. Queste rappresentano l'energia infinita che non si ferma mai. Ma le rosette sono anche simbolo di Maria Assunta, la santa a cui è dedicata la cattedrale. Il lampadario che pende dal soffitto al centro della navata è noto come lampadario galileano perché, stando ad una tradizione, avrebbe ispirato Galileo Galilei per la formulazione della teoria sull'isocronismo del pendolo, guardando l'oscillazione dal soffitto della navata. In realtà parrebbe proprio che non si tratti dell'originale, ma di una copia. Quello originale è conservato nella cappella a Aulla, nel Camposanto monumentale. La torre pendente, anche se sembra essere un monumento a parte e distaccato dagli altri, in realtà non è altro che il campanile del Duomo e fa quindi parte di quest'ultimo. Nonostante questo, la torre è forse il monumento più caratteristico di tutta la piazza, a causa della pendenza che la rende un'opera unica al mondo, tanto che era stata candidata per essere inserita tra le 7 meraviglie del mondo moderno. Si racconta che, per la costruzione del campanile, i pisani si sfidarono con la vicina Firenze, che nello stesso periodo stava costruendo il campanile di Giotto. Ma ovviamente le risorse economiche di Pisa non potevano competere con quelle fiorentine, dunque Pisa perse la sfida. Il progetto originale non prevedeva di certo questo genere di inclinazione.
La torre di Pisa era stata progettata per essere un campanile verticale, esattamente come ogni altro campanile nel mondo. La colpa è da imputare al terreno sabbioso di tutta la zona. La torre campanaria iniziò infatti a presentare cedimenti strutturali già durante la costruzione che si protrasse dal 1173 fino al XIV secolo. Le fondamenta sono infatti poco profonde rispetto all'altezza totale del campanile. Si pensa che ci abbiano lavorato tutti i grandi architetti impegnati nella costruzione del Duomo e del Battistero di Pisa, cercando di correggere la pendenza dell'edificio quando era ancora in costruzione. La torre di Pisa è stata poi oggetto di numerosi restauri nei secoli perché l'affossamento si è accentuato sempre di più. Fortunatamente non è crollata perché il baricentro è ancora all'interno della base d'appoggio. Si racconta che quando il costruttore della torre si accorse del grave errore e della pendenza, che iniziava ad essere sempre più evidente, ormai era troppo tardi e per correre ai ripari allora decise di scappare in Sicilia, perché altrimenti sarebbe stato ucciso. Pisa aveva progettato questi monumenti per avere i suoi simboli, ed invece a causa degli errori del costruttore che non aveva calcolato l'instabilità del terreno, Pisa non solo non avrebbe avuto i suoi simboli, ma avrebbe anche perso credibilità come potenza marinara. Nonostante dovesse essere solo un campanile, la torre pendente è diventata un vero e proprio simbolo per la città di Pisa. Si tratta di uno dei monumenti più visitati d'Italia. All'interno si trova una bellissima scala a spirale, con ben 294 gradini che conducono ad ammirare uno dei panorami più belli del mondo. Questo straordinario campanile è alto ben 56 metri, pesa la bellezza di 14.500 tonnellate ed è patrimonio dell'UNESCO, insieme al resto della Piazza dei Miracoli sin dal 1987. Le campane si trovano nell'ultimo anello, il settimo, e la loro curiosità è che ognuna ha il suo nome. La più famosa è quella di San Ranieri, il santo patrono della città, conosciuta dai pisani anche come Campana del Traditore, perché veniva suonata il giorno delle esecuzioni dei condannati per tradimento. Le altre due campane sono la Campana dell'Assunta, in onore alla Madonna, a cui è dedicata anche la cattedrale, e la Campana del Crocifisso, sempre in onore al Duomo. A sud della Piazza dei Miracoli sorge il bellissimo battistero dedicato a San Giovanni, simbolo della vita e della rinascita. Dio ti salvi lo progettò nel 1153. Ha una struttura in stile romanico molto semplice e lineare, arricchita successivamente dagli interventi in stile gotico di Giovanni e Nicola Pisano. L'interno è spoglio e semplice, ma conserva un grande capolavoro medievale, il pulpito di Nicola Pisano, scolpito tra il 1255 e il 1260. Fu il primo pulpito di forma esagonale e comprende scene di vita di Cristo e altri significati simbolici. L'opera si avvicina già al Rinascimento per l'espressività delle figure e i richiami classici, ed è un tripudio di sentimento, tensione ed emozione. Quello della Piazza dei Miracoli è il battistero più grande d'Italia, con una circonferenza di ben 107,25 metri. Inoltre l'interno è stato studiato appositamente per avere un'acustica a dir poco eccezionale, dovuta alla struttura della cupola che consente la creazione del fenomeno dell'eco. Il progetto voleva imitare la Moschea della Roccia di Gerusalemme, che si ritiene costruita sulle rovine del Tempio di Salomone, e la Basilica del Santo Sepolcro, altro tempio di Gerusalemme. Vi è una curiosità sotto gli occhi di tutti, ma che forse in pochi notano: il suo tetto. Se si osserva attentamente la cupola, si può vedere che la copertura da un lato è completa con tegole rosse, mentre dall'altro lato no. Questo ha due spiegazioni. Secondo alcuni studiosi è dovuto alla mancanza di denaro al momento del completamento dei lavori. Secondo altri invece è una cosa voluta, perché le tegole rosse si trovano proprio rivolte verso il mare e il colore doveva essere ben visibile anche da lontano, mentre l'altro lato ha solo lastre di piombo. Le porte sono contraddistinte, ognuna dal proprio significato. Dalla porta ovest entravano i non battezzati. L'ovest rappresenta il tramonto,
quindi l'oscurità, e questo elemento viene rispettato esattamente come avveniva nelle sepolture egizie. La porta nord è dedicata a San Michele, colui che protegge i cristiani, ed è la porta da cui accedevano i barbari ed i nemici. Quindi San Michele aveva il compito di proteggere il popolo cristiano da essi. La porta che si rivolge verso la cattedrale è abbellita da colonne che, con le loro decorazioni, ricordano i mesi dell'anno e cosa si faceva in ognuno di essi. Queste colonne raccontano anche la storia di Adamo ed Eva e sono state realizzate identiche a quelle della cattedrale, poiché dovevano essere come un percorso tracciato per il fedele che doveva seguirlo per accedere al paradiso terrestre, espiando i propri peccati. Anche il pavimento ha un significato ben preciso. I suoi colori rappresentano una tela di ragno. Il ragno era un simbolo per molte culture. In natura, la tela, vibrando, manda dei messaggi al ragno e mantiene ciò che vi cade sopra. Ma in questo caso i cerchi rappresentano Dio, indicando al fedele la salvezza. Il finanziamento del monumento avvenne attraverso la popolazione nel 1163. Ogni primo giorno del mese, ciascun cittadino doveva versare un denaro per la realizzazione del santo edificio. Il carattere fortemente civico del monumento è testimoniato anche dal fatto che gli abitanti dei vari quartieri offrirono giornate di lavoro per la messa in opera delle colonne. Vi è poi la tradizione secondo la quale anticamente un raggio di sole filtrava da un'apertura sulla cupola, ancora visibile ma tamponata, che era diretta sulla vasca ottagonale, impregnando il rito del battesimo di un simbolismo ancora più iniziatico. A questa fonte venne battezzato il grande scienziato pisano Galileo Galilei il 19 febbraio 1564, come risulta dai registri dei battesimi del Duomo di Pisa. Il Camposanto di Piazza dei Miracoli, meglio conosciuto come il Camposanto monumentale, è il monumento che rappresenta il luogo in cui termina la vita terrena. Molti edifici religiosi custodiscono importanti reliquie al loro interno. Il Camposanto di Pisa invece è esso stesso una reliquia. La terra che si trova al centro proviene addirittura dalla Terra Santa. Fu prelevata dal Monte Golgota e trasportata a Pisa durante la Quarta Crociata. La leggenda vuole che proprio dopo l'arrivo di questa terra si sia deciso di costruire il cimitero. In realtà fu l'esigenza pratica di dare un ordine a tutte le sepolture che si stavano costruendo accanto alla cattedrale, a decretarne la realizzazione nel 1277. Sulle pareti del Camposanto sono dipinti gli episodi della vita di San Ranieri, dalla conversione alla rinuncia, le tentazioni ed i miracoli, fino alla sua morte. Le tombe conservate nel Camposanto di Pisa sono dei veri capolavori, così come quelle di altri importanti cimiteri monumentali come il Verano di Roma o il Père Lachaise di Parigi. All'interno si trovano sarcofagi romani, medievali e ottocenteschi. Su un alto podio spicca la statua dedicata al grande matematico Leonardo Pisano, detto Fibonacci, perché figlio di Guglielmo dei Bonacci, che nacque a Pisa intorno al 1175 e morì, sempre a Pisa, intorno al 1250. Dopo aver viaggiato nei paesi arabi e aver appreso preziose nozioni che lo portarono nel 1202 a stendere la celebre successione numerica che ancora oggi porta il suo nome, conosciuta in matematica come sequenza di Fibonacci. Il luogo della sua reale sepoltura è però ignoto. A completamento della piazza, oltre ai 4 edifici principali, sono presenti altri monumenti, tra cui non si può non citare l'ex ospedale di Santo Spirito. Oggi è stato diviso in modo da essere utilizzato per diverse sedi, ed una di esse ospita il Museo delle Sinopie, mentre l'altra metà è stata ceduta all'azienda ospedaliera pisana per i reparti dell'ospedale di Santa Chiara. In origine però è nato come residenza dei canonici del Duomo, adibito poi ad ospedale sotto le cure delle suore. E poiché le abbiamo accennate, è opportuno spiegare cosa sono le sinopie. Le sinopie non sono altro che i disegni preparatori degli affreschi.
Quando i disegni originali venivano staccati dalla parete per proseguire con l'affresco, questi disegni venivano conservati. Quindi a Pisa fu intelligentemente creato un museo appositamente per la conservazione di queste magnifiche opere per evitare la loro perdita. Visitando la famosa piazza, tutti si lasciano rapire dalla bellezza del verde prato, in contrasto con il bianco marmo dei monumenti. Ma c'è un altro monumento che merita la stessa attenzione: la Fontana dei Putti o Cherubini. Una fontana monumentale che è stata abbellita nel 1900 circa con 3 statue in marmo bianco. Le 3 statue rappresentano 3 putti che sorreggono lo stemma dell'Opera del Duomo. La posizione non è stata modificata. Infatti, questo punto preciso rappresenta l'ingresso nella piazza e la fontana serviva per accogliere i pellegrini giunti qui dopo un lungo viaggio. L'acqua rappresenta una fonte di vita, uno degli elementi più importanti che non poteva mancare in un contesto come questo. Posizionata nel prato tra la torre ed il Duomo vi è una colonna con sopra la lupa capitolina con Romolo e Remo. Sembrerà insolito trovare qui questo monumento, che come tutti sanno è uno dei simboli di Roma, ma a tutto c'è una spiegazione. La colonna con la lupa è stata inserita qui durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, in occasione della visita di Mussolini a Pisa. Questo monumento doveva ricordare quanto Roma fosse potente ed importante, tanto da essere presente in tutto il territorio italiano. Vicino alla porta di San Ranieri vi è una colonna che sorregge un vaso di epoca romana. Secondo la leggenda, questo vaso era ritenuto di grande potere ed era un dono che l'imperatore Cesare aveva fatto alla città di Pisa. Si dice che anticamente il vaso fosse poggiato su una colonna di porfido rosso e sul vaso decorato ci fosse un'iscrizione commemorativa, mentre al di sotto della colonna vi era un leone in marmo che sorreggeva sulle spalle il monumento completo. Dopo l'incendio del 1595 che distrusse molte opere, ciò che fu recuperato fu spostato all'interno del Duomo e all'interno del cimitero monumentale. L'opera che vediamo oggi è una copia semplificata, mentre le parti del monumento originale sono state così suddivise. La colonna in porfido rosso nel camposanto, il leone in marmo è usato come basamento di un leggio nel battistero, mentre il vaso originale è nei magazzini dell'Opera del Duomo. Le leggende e gli aneddoti legati a questo imponente complesso monumentale non mancano, sebbene non si celi alcun mistero dietro questo celebre campanile, la cui pendenza è dovuta semplicemente al cedimento del terreno sottostante. Disseminati in vari angoli della piazza, in realtà si possono individuare alcuni dettagli particolarmente misteriosi che hanno animato diverse credenze popolari molto in voga ancora oggi. Pare che il diavolo abbia lasciato le sue impronte sul marmo della cattedrale di Santa Maria Assunta, che si staglia al centro di Piazza dei Miracoli. Sul lato nord, situato di fronte al cimitero monumentale, è possibile notare una fila di piccoli fori disposti in verticale, abbastanza evidenti. Si dice che il diavolo abbia voluto lasciare i segni dei suoi artigli sulla struttura di cui voleva impedire la costruzione, prima di essere cacciato via dalla forza divina. Quanti sono i buchi lasciati dalle unghiate del diavolo? Anche il numero di questi segni è avvolto dal mistero. Infatti sembra proprio che sia impossibile contarli con precisione. Ricontandoli più volte, infatti, non si ottiene mai la stessa cifra. Si dice che toccare la lucertola a 2 code scolpita nel bronzo che arricchisce la porta centrale della cattedrale di Pisa davanti al battistero rappresenti un portafortuna efficace per gli studenti che si apprestano a sostenere l'esame di maturità. Una tradizione molto antica e legata proprio alla particolarità di questo piccolo animaletto scolpito in possesso di 2 code e simbolo di abbondanza e fortuna, è un rito molto radicato da compiere esattamente 100 giorni prima dell'esame di Stato. Tuttavia, attualmente è vietato avvicinarsi e toccare la porta bronzea per ragioni di tutela e conservazione. Ai maturandi non resta che optare per riti scaramantici alternativi, come fare il giro del battistero o della cattedrale saltando su una gamba sola.
Nel lontano 1583, un giovane Galileo Galilei riuscì a elaborare la sua teoria sull'oscillazione del pendolo proprio all'interno del Duomo di Pisa, mentre osservava una grande lampada sospesa. Dalla cima della torre, invece, lo scienziato pisano portò avanti alcuni esperimenti relativi alla caduta di oggetti con pesi differenti. Il legame con Piazza dei Miracoli è quindi innegabile, tanto da alimentare un mistero di cui si parla ancora oggi. Il suo fantasma si aggirerebbe tra la cattedrale e il campanile, richiamando anche l'attenzione dei turisti. E così si conclude il nostro viaggio nella magnifica Piazza dei Miracoli, un luogo unico al mondo dove ogni monumento racconta una storia che affonda le radici nei secoli. Abbiamo esplorato il grandioso Duomo con i suoi dettagli architettonici mozzafiato, il Battistero con la sua incredibile acustica e il suggestivo Camposanto, un luogo che trasuda arte e mistero. E, naturalmente, abbiamo parlato della Torre Pendente, l'icona indiscussa di Pisa, simbolo di un equilibrio quasi impossibile che continua ad affascinare milioni di visitatori ogni anno. Ma Piazza dei Miracoli non è solo un tesoro artistico e architettonico, è anche un luogo ricco di leggende e curiosità. Dalle storie sui miracoli che avrebbero dato il nome alla piazza, ai racconti legati alla costruzione dei suoi edifici, ogni angolo di questo sito custodisce un pezzo di storia da scoprire. Ed è proprio questo che la rende così speciale. Un luogo dove il passato e il presente si intrecciano, dando vita a un'atmosfera unica che lascia ogni visitatore senza fiato. Passeggiare tra questi monumenti significa immergersi in secoli di storia, tra capolavori artistici e ingegneristici, dettagli nascosti e segreti ancora da svelare. È incredibile pensare a quanti personaggi illustri abbiano camminato su questa stessa terra, da scienziati come Galileo Galilei a pellegrini e viaggiatori di ogni epoca. Ogni pietra, ogni colonna e ogni affresco ha una storia da raccontare. Basta solo saper osservare e ascoltare. Piazza dei Miracoli è molto più di una semplice meta turistica. È un vero e proprio viaggio nel tempo, una testimonianza della grandezza della cultura italiana e un luogo che non smette mai di stupire. Se hai avuto la possibilità di visitarla, sai bene di cosa parliamo. Se invece non ci sei ancora stato, spero che questo video ti abbia fatto venire voglia di scoprirla di persona. A presto!